Ma cosa vi viene in mente? Che cosa non viene in mente? Perché a voi le cose non vengono in mente. Il giorno buono per voi sarà quello in cui le cose vi vengono in mente. Che cosa mi consente di asserire che Gesù pensava, sì, viaggiando su un pianeta, per esempio il nostro è l'unico pianeta in cui abbiamo l'abitudine di viaggiare, ma dopo tutti i pianeti sono tanti. Trovo un oggetto di cui so che in un'epoca antecedente non esisteva l'esemplare, non importa se fosse una tazza piuttosto che un graffito, la ruota, mi dico che da prima a dopo c'è stato qualcuno che ha saputo pensare la ruota. Il caso di Gesù è quello di uno che un giorno ha estratto una frase che addirittura per la sua epoca, ma anche per la nostra, è una vera e propria rivoluzione filosofica. Perché dire che l'albero, la pianta, in quel caso si parlava di piante di fico, si giudica dai frutti, è un'autentica rivoluzione filosofica rispetto a un pensiero che durava da almeno 6 secoli, il pensiero greco, per il quale non se ne parla neanche di giudicare l'albero dai frutti. L'albero si giudica dall'albero. Modernamente si sarebbe chiamata ontologia. All'epoca era la metafisica di Parmenide, poi proseguita da quella di Platone. Ma la frase di Gesù è nuova, rivoluzionaria e oppositiva rispetto alla metafisica antecedente, per la quale non si discute neppure che l'albero si giudica solo dall'albero. E quindi tutto ciò che possiamo fare con l'albero è contemplarlo, dato che poi gli alberi, bel momento, gli alberi sensibili ci stancano, dovremo o delirarlo o allucinarlo, o, come più moderatamente si è cercato di dire, di contemplarlo. L'albero si giudica dai frutti significa che tutto l'accento, noi abbiamo, per così dire, uno dei primi materialisti, sono il primo materialista della storia, ma un materialismo di specie molto singolare, perché la materia è sempre solo trattata come materia prima, ossia suscettibile di dare luogo a un frutto, cioè a un risultato di una elaborazione sulla prima materia. Il frutto è una materia esso stesso, risultante da una elaborazione, eccetera. Chi compie questa elaborazione? Occorre il pensiero per pensare la trasformabilità da materia prima a materia che dia un frutto. Dunque è compensante.